Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere qual è di questa rinascita, di questa affermazione del sé superiore dentro di voi, dell'amore viscerale che iniziate a provare per il vostro sé superiore, che la vostra rinascita è proprio quella, è l'amore che provate per il vostro sé superiore che porta l'adempimento di questo straordinario evento che è la vostra nascita. È la nascita dell'essere, il vero essere, quello che si fonde col tutto, quello che inizia a sentirsi Dio. Che cosa vuol dire sentirsi essere Dio? Dipende dal livello di coscienza spirituale con cui ognuno fa esperienza di questo essere Dio. Essere Dio significa sentirsi uno con la creazione. E cosa vuol dire sentirsi uno con la creazione? È un punto di vista completamente diverso da quello dell'ego. Quando dici io sono Dio e il livello di coscienza spirituale è molto egoico, col controllo, allora ti ergi al di sopra di tutto, eventi, persone, circostanze. No. Gli eventi, le persone, le circostanze sono quello che la tua anima vuole, quello che tu, dalla prospettiva più alta del tuo sé, crei affinché tu possa espanderti e dire di sì alla grandezza che sei. Quindi dire io sono Dio significa essere uno col tutto e comprendere che ogni cosa, persona, circostanza, evento che ti accade, l'hai creato tu sei Dio. Quindi benedire e battezzare tutto ciò che è stato con gioia e tutto ciò che sarà con gioia, affinché tu possa sperimentare il tuo vero sé. E quindi la morte dell'io, proprio come Gesù, la morte dell'io, cioè la morte dell'ego e la rinascita del sé. Ecco, in questa rinascita, quali sono gli eventi che ti capiteranno salienti in questi giorni di Pasqua di questa rinascita? Abbiamo tre varianti, le potete sentire anche tutte e tre, o più di una, a seconda di quello che vi ispira, no? Abbiamo il fiocco rosa, il fiocco azzurro blu e il fiocco giallo dorato. E partiamo dal fiocco rosa. Allora, lo mettiamo qua e vediamo in questa rinascita, andiamo a metterci prima di tutto gli oracoli, voglio metterci gli oracoli delle fate, gli eventi, l'evento saliente, cosa accadrà in questa rinascita, in questa Pasqua? L'evento saliente, vediamo un po' qual è l'energia che gira intorno al fiocco rosa. Mettiamone una, poi ne mettiamo due, ok, poi ne mettiamo tre. Allora, mi sono cadute tutte le carte nel frattempo, ragazzi, scusate un attimo. Ok. Allora, partiamo da qui. Che energia gira intorno al fiocco rosa? Essere imparziali. Questa carta mi parla di giustizia, mi parla di equilibrio, di qualcosa giusto che arriva, di qualcosa giusto per te. Qualcosa che permette alla tua anima di espanderti, di sentirti, di dire sì alla vita. Qualcosa di giusto. Vediamo un po'. Matrimonio? Oddio, ragazze, le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio. Qua potete ricevere anche una proposta di matrimonio, perché questa è la giustizia e questo è il matrimonio. Oppure potete incontrare una persona a un matrimonio che è una persona importante per voi in termini relazionali. Oppure qua mi dice che molti di voi rinascono dopo una separazione.
c'è proprio una rinascita, la giustizia divina arriva dopo una separazione anche legale, dopo una separazione con un'altra persona, c'è una rinascita per te. Ma più di tutto è il matrimonio mistico, va bene? Al di là delle, scusami, delle circostanze della realtà 3D manifesta, quello, perché noi leggiamo più livelli, no? Quello che succede in questa rinascita per te, il matrimonio mistico, le nozze sacre fra te e il tuo sé superiore. E questa è la cosa giusta che si instilla dentro le tue cellule e ti fa sperimentare l'amore viscerale per il tuo sé superiore che manifesta all'esterno esperienze di grande spessore. Ok, vediamo cosa dice l'altro oracolo. L'estate. Innamoramento, sblocchi, realizzazioni. Ragazze, allora, a livello di realtà proprio fattiva, qua mi parlano di qualcosa di forte che si manifesta in questi giorni di Pasqua. Può essere una proposta di convivenza, di matrimonio, ci sarà un innamoramento, uno sblocco rispetto a una relazione per giustizia divina, una realizzazione in termini di coppia con l'altro, va bene, in termini fattivi. Ma perché arriva questo? Perché è arrivato già il matrimonio mistico col tuo sé superiore, va bene? Quindi, sia che ci sia una persona, molte di voi a livello di 3D, sia che arriva il matrimonio mistico che non ti fa sentire la mancanza di nulla, di una relazione. Mi parlano proprio d'amore di relazione qui. Sia che per molte di voi iniziate a sentire la pienezza con il matrimonio mistico del vostro sé superiore e da qui a un mese e mezzo, due l'estate, voi incontrate la controparte fiamminica, laddove non c'è mancanza. Cioè senti già la pienezza di questa relazione, anche se non la manifesti ancora nella 3D. A vari livelli, eh? Quindi questa è una sorpresa proprio... Quindi una rinascita a tutto tondo, a tutto tondo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, lasciamole qua. Anzi, voglio farci due tipi di stesa. Vediamo, visto che ci hanno dato una bella bomba qui. Allora, ci mettiamo queste carte qui un po' sibilline. Vediamo un po'. La sorpresa di Pasqua. Sorpresa di Pasqua. Vediamo un po'. Una carta per favore. Sorpresa di Pasqua. Qua YouTube se no mi mette la... Fortuna e abbondanza. Ragazze, questa è una Pasqua in cui si risveglierà di tutto. Grande fortuna, grande abbondanza. La carta della fortuna vi parla che ci sarà tanta fortuna negli ambiti descritti, Mettiamoci un segnetto qua, se no YouTube mi oscura il video, che qua c'è la signora Fortuna nuda. Ok. Vediamo un po' di che tratta questa fortuna che ti arriva. Gioia! Ragazze, non lo so che succede qua. Oh. Gioia, ambizione, arriva una grande abbondanza, una grande fortuna che ti farà tanto felice, ha a che fare con un'ambizione. Cioè, se la tua ambizione a livello relazionale è quello, se la tua ambizione, qua c'è anche una piccola cassaforte del denaro a livello di sblocco lavorativo, è quello che ti porta a questa rinascita di Pasqua, va bene? Mettiamone un'altra, poi ci mettiamo i tarocchi. Ancora, cosa ti porta? Persona in uniforme, forza, sopruso, ok. Allora, qua mi stanno parlando di una persona. Può essere una persona in uniforme che porta l'uniforme, avere un titolo pubblico che ti aiuta a sbloccare una situazione o lavorativa, quindi la gioia a livello in questo senso. Oppure una persona che ha un certo titolo, mi danno dei dettagli, no? Qua mi danno un po' di dettagli rispetto a una persona che ti può portare il compimento a livello amoroso, va bene? O mi parlano di una situazione difficile che si sblocca. Tanta fortuna. Ok.
Andiamo a vedere adesso i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Vediamo. La mettiamo così qua, ecco qua così. Vediamo. Anzi. Ok. Vediamo cosa ti accade a Pasqua. Cosa ti accade a Pasqua, le sorprese di Pasqua. Le sorprese di Pasqua, vediamo. La morte. Comunicazioni, asso di spade. 7 di coppe. Cavaliere di spade. Il paggio di spade. Arrivano comunicazioni come se piovesse durante i giorni di Pasqua. Comunicazioni come se piovesse. Vedo che arrivano chiarimenti rispetto a qualcosa per cui tu sei lì che cerchi di capire che cosa fare. Arrivano le comunicazioni che ti tolgono dai dubbi rispetto a qualcosa. Possono essere diversi tipi di cose col 7 di coppe. Può essere lavorativo, familiare, situazioni su cui puoi nutrire dei dubbi, su cui stavi sondando. Beh, arrivano comunicazioni, c'è un cambio. Un cambio che ti porta ad avere chiarezza su più situazioni, su più fronti e comunicazioni in merito a questo. Sì. Arriva qualcosa su cui tu devi vagliare, devi prendere una decisione. Questa decisione ha a che fare con una scelta giusta che farai. Possono essere vari ambiti, non specificano, Vediamo un po', lato positivo. La ruota, cambio, cambio. Il destino è dalla tua parte. Una cosa improvvisa che porta fortuna dalla tua parte, quindi comunicazioni improvvise dalla tua parte e il destino ti sostiene in questo. Vedi comunicazioni, c'è uno sblocco di una situazione a livello comunicativo. Ben aspettata è la comunicazione che porta un cambio dalla tua parte. Comunicazioni su più aspetti, non specificano. Vediamo, carta negativa. La torre, cambio, cambio. È pur vero che ti può costare, come se... qua mi parlano 8 di denari, mi parla di alcune di lavoro. È come se arriva una nuova proposta di lavoro e tu e il destino te la porta questa, o un nuovo cambio a livello lavorativo, è come se ti dovessi trovare a fare una scelta. Il destino è dalla tua parte rispetto a questa proposta a livello lavorativo. Ti può costare andare in un nuovo posto di lavoro, fare un cambio a livello lavorativo in questo senso, però il destino è dalla tua parte. Vediamo un po' il paggio di spade. La stella è come se tu ti costasse un po' avere fede in queste opportunità, in queste comunicazioni che arrivano, perché magari non te la sei passata bene ultimamente, però la giustizia divina è dalla tua parte, ti dice che va tutto bene, va bene? Ok, analizziamoci adesso l'amore. Ci hanno detto adesso un po' di cose su altri ambiti. Vediamo. Allora, nell'amore cosa ti porta questa Pasqua? Vediamo, energia tua nell'amore, a prescindere se è una persona di interesse o meno, energia tua nell'amore, la temperanza, la regina di bastoni e il 5 di bastoni. Allora, io qua vedo che ci possono essere delle contrarietà con qualcuno. Il 5 di bastoni mi dice che io qua vedo che se hai per esempio una persona di interesse, vedo che tu vuoi intenderti con questa persona, vuoi far funzionare le cose, però forse è difficile intendersi. Siamo in questo momento in cui forse è difficile intendersi con qualcuno o venirsi incontro. Sì, vedo che c'è l'energia di qualcuno che vuole intendersi con te o tu vuoi intenderti con qualcuno, però ci possono essere un po' di difficoltà a intendersi a livello comunicativo.
Oppure qua vedo che, per esempio, se sei singolo, vedo che stai bene, ok? Però col 5 di bastoni è come se può arrivare qualcuno, però ci possono essere un po' di, qua il re di denari, può arrivare qualcuno, ci possono essere un po' di bisticci per quanto riguarda questa persona o per delle responsabilità che ha, magari di lavoro, di responsabilità sue. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo un po'. Andiamo a vedere adesso l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare da te in questi giorni di Pasqua. Re di spade, 8 di denari. Ok, 10 denari. Allora, qua c'è una persona molto volcata e concentrata su delle sue responsabilità lavorative. Però al tempo stesso, col 10 denari mi dice che questa persona vuole stabilità con te, ha una buona predisposizione nei tuoi confronti. Mi parla di una persona che può essere stata più fredda, può essere fredda per motivi di lavoro, di casa, famiglia, lavoro, responsabilità sue, però al tempo stesso col 10 denari nei tuoi confronti mi parla di una persona che vuole stabilità nei tuoi confronti, vuole una riunione, vuole un incontro. Mm. Se è una persona nuova, io vedo una persona che può essere molto concentrata nelle sue attività lavorative, quindi puoi vederla una persona un po' più fredda a livello emozionale, però con te vuole stare bene, se è una persona nuova. Vediamo un po' cosa succede alla fine, cosa ti porta Pasqua. Forte il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. Regina di Coppe, la Luna e la Forza. Guarda, nonostante alcune tue preoccupazioni che hai dentro, la Forza mi parla di recupero a livello amoroso. Perché qua, nonostante io credo che magari per incontrarsi ci possono essere un po' di problemi, io vedo qua che comunque, nonostante vedo un'energia di una persona, qua in questo caso la consultante, tu che stai aspettando, stai attendendo, puoi avere un po' di remore tue interne, un po' di ansie, paure interne tue, ok? Però io vedo che con la forza qua c'è il recupero. Magari ci possono essere un po' di bisticci relativi a troppo lavoro o qualcosa relativa a delle responsabilità, però vedo che con la forza vengono superati. Mi spiego? Quindi, se per esempio qua incontri una persona nuova nei giorni di Pasqua, io qua vedo che può essere una persona molto impegnata, ripeto, e può darti un po' di preoccupazioni tue interne, no? Magari una persona dove tu vuoi intenderti con questa persona magari la trovi un po' più fredda, molto concentrata sul suo lavoro e vedo che queste paure te le lasci poi alle spalle perché comprendi, nonostante ti possa costare un po' comprendere, però qua con la forza mi dicono che c'è proprio un recupero poi da parte di questa persona, va bene? Forte il segno delle pesci, cancro, scorpione, cancro e il leone. Ok, andiamo a vedere adesso energia positiva per te, in amore. 5 di coppe al positivo, certo è che questa situazione un po' di ansietà interna ti può generare un po' di abbassamento d'animo, però il 5 di coppe al positivo, ciò vuol dire che se in un primo momento vedi questa persona un po' più distratta e solo per lavoro e responsabilità, io vedo qua c'è un recupero, assolutamente, quindi il 5 di coppe al positivo mi parla del recupero, ti togli da dosso questa energia un po' di ansia che c'avevi. Ok, vedi cavaliere di coppe, c'è un avanzamento d'amore, la giustizia, ok. Vediamo un po' la carta negativa qual è? La giustizia, appunto, è come se percepissi che le cose non andassero nel verso giusto, però alla fine vediamo che vanno, ok? Quindi percepisci un po' perché magari lo puoi vedere un po' più fredda, questa persona concentrata sul lavoro, però alla fine con la forza ti ho detto che le cose vengono recuperate, ok? Forte il segno della bilancia, ok? Quindi questo ti porta a Pasqua, vediamo con i nostri oracoli lui lei che cosa ti dice questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione.
Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che sente con te il radicamento. E questa è una carta della pace proprio, come ti ho detto prima. Ok, quindi andiamo a vedere per ultimo adesso cosa ti dice quest'altro oracolo qui. Pasqua. La tua anima gemella non è pronta, vedi qua ci possono essere delle paure relative tue, perché questa persona la vedo un po' più fredda e più concentrata sul suo lavoro, comunque poco disponibile all'inizio ad aprirsi, ma poi si apre, ok? Quindi non ti preoccupare perché le carte ci hanno detto già così. Un'altra? Persona divorziata, qua può essere una persona che è divorziata e quindi o tu o questa persona che fa fatica magari ad aprirsi inizialmente, ma poi abbiamo visto che si apre. Mettiamone un'altra. Viaggi, distanza geografica, sì, può essere che c'è una distanza che vi tiene un po' separati, ma che alla fine c'è il recupero qui. Quindi ci può essere una distanza geografica che dà un po' di queste situazioni di tensione, un po' di paure legate a questo, un po' di gelosie magari di questo, e tu percepisci che la giustizia, le cose non stanno andando giuste come tu vorresti, però alla fine abbiamo visto con la forza che vanno come tu vorresti, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del fiocco blu, lo mettiamo qua. Andiamo a vedere quali sono le sorprese di questa rinascita, di questa Pasqua, ok? Allora, andiamo a vedere. Vediamo l'energia che gravita intorno al fiocco blu. L'energia che gravita intorno al fiocco blu. Mettiamone una. Poi ci mettiamo le fate. Ok. Poi ci mettiamo un altro oracolo. Le sorprese di questa Pasqua per te. Ok, andiamo a vedere l'energia che gravita intorno a queste sorprese di Pasqua. L'osservatore. Qua abbiamo un'energia in cui stai osservando qualcosa, stai aspettando, un'energia di attesa, di speranza. Sapete che a me la parola speranza non mi piace, no? Perché in greco significa che quella cosa non ce l'hai, però per intenderci uso la parola speranza, stai sperando qualcosa, stai osservando, è un momento quieto dalla sorpresa, quindi stai aspettando proprio qualcosa. Vediamo un po' cosa ci dicono le fate. Figlio, tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo. Ci danno un'altra informazione rispetto a tuo figlio, se hai un figlio, maschio in particolare, ma può essere anche una figlia femmina. Mi dicono che se avevi delle preoccupazioni riguardanti tuo figlio, magari è fuori, eccetera, di non avere preoccupazioni, mi dicono, va bene? Perché tuo figlio è vegliato e protetto. La parola la figlio è anche a che fare col tuo divino maschile interno. Questo significa che la manifestazione di qualcosa che stai attendendo era fino a questo momento in gestazione. Vediamo cosa ci dicono le altre. La primavera, e siamo proprio adesso. Allineamento di situazioni, procedere senza esitare, influenza positiva. Qua ci sono due persone, l'una accanto all'altra, è un grande momento propizio per quanto riguarda lo sbocciare del nuovo. Per molti di voi mi stanno dicendo che riguardo se eravate preoccupate per dei figli, eccetera, e stavate aspettando delle risposte positive, magari riguardanti il loro lavoro o altro, ci saranno degli allineamenti di situazioni, ci saranno delle influenze positive, va bene? Dei messaggi positivi che vi arriveranno da parte dei figli. Questo per quanto riguarda alcune di voi che erano preoccupate per qualcosa rispetto al figlio. Ok. E mi stanno dicendo che con questa Pasqua la situazione qual è? È una situazione che riguarda dei nuovi inizi su cui procedere.
Va bene, quindi le sorprese saranno orientate alla rinascita tua e influenze positive nel procedere su una strada nuova. Tutti i figli sono strada nuova, nuovi inizi che stavi aspettando. Ok, quindi influenze positive su nuovi inizi che stavi aspettando. Adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok, ci mettiamo prima di tutto queste carte qui. Vediamo cosa ci descrivono. Quali sono le sorprese di questa Pasqua? Le sorprese di questa Pasqua. Vediamo. Signore sposo, qua c'è una persona importante. C'è una signora, un signore importante, la figura di un uomo, e mi sta parlando di una persona importante, sposo, mi parla di una persona anche che stavi attendendo, che stavi aspettando, verso un nuovo inizio, un allineamento di una situazione con una persona che stavi aspettando. Questo è un cavaliere, è un re di cuori, no? Come fosse un re di coppe. Mi parlano di una persona che ti vuole donare amore, mi parlano di una persona ben predisposta a te, ok? E vediamo un po' cosa ci offre ancora questa persona. Ricreazione e tranquillità. C'è un momento di serenità che vivrai con questa persona in questi giorni di Pasqua. Questa persona può essere anche una persona che a te è molto cara e non solo una persona tua di interesse o un amore, una persona molto cara con cui magari c'era una situazione da allineare, stavi aspettando allineamento positivo e si allinea una situazione con questa persona, un momento propizio. Mi può parlare di una persona di interesse, di una persona che ti sta a cuore, oppure una persona che è molto cara, molto vicina a te. Va bene? Ok, mettiamoci un'altra carta, sorprese di Pasqua. Vedovo allontanamento. Questa mi sta parlando di una persona che ha a cui che non se l'è passata bene ultimamente. Vedovo allontanamento. Può essere una persona, un vedovo, che ha buone predisposizioni nei tuoi confronti, ottime predisposizioni nei tuoi confronti. Una persona che mi stanno parlando proprio di questa persona che senza di te non sta bene. Ci può essere stato un allontanamento, può esserci tuttora questo allontanamento, e mi dice che ci saranno influenze positive per una ritrovarsi con questa persona che senza di te non sta bene o non se l'è passata bene in amore, quindi mi stanno passando, o comunque a livello affettivo, no? Ok, mi stanno parlando a livello affettivo che può essere sia con una persona di interesse che una persona, un caro amico, una persona a te molto cara, va bene? Ci sarà un inizio rispetto a questa persona. Mi possono parlare anche di una persona che si avvicina a te o che conosci già, che ti è cara o che tu sei cara a questa persona e che è separato da un figlio, magari è separato da un figlio e tu avrai un'influenza molto positiva su questa persona. Questo anche è possibile. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Allora, ce lo facciamo prima in via generale. Le sorprese di Pasqua. Mettiamocela così. Sorprese di Pasqua. Vediamo. Sorprese di Pasqua. Il mondo. Nuova tappa. Bellissima energia del 6 di coppe. 5 di bastoni, ci può essere un po' di tensione qua con qualcuno. 4 di denari e l'8 di spade. Allora, per alcuni di voi c'è una persona che vuole riconnettersi con te, magari una persona che è stata fuori o con cui si è chiusa una tappa. Qua abbiamo l'entrata di una persona che vuole riconnettersi con te, 6 di coppe, con cui ci possono essere un po' di
o ci possono essere state delle tensioni, o ci possono essere delle tensioni con una persona che a te sta molto a cuore, va bene? Mi può parlare d'amore, ma anche una persona che a te sta a cuore, al di là se è un rapporto di coppia o meno. È come se ti trovassero un po', come se ti cogliesse un po' alla sprovvista questa tensione con questa persona. Mm. Qua c'è l'asso di coppe, 9 di spade. Allora vi do una parentesi per alcuni di voi. Qua c'è una persona che vuole aprire una nuova tappa con te a livello amoroso. Questa è una persona che tu conosci, per alcune. Per te è un po' uno shock questa cosa, non te l'aspetti proprio, quest'asso di coppe, vedi? Sì. Infatti ti vedo prima di pensare, prima di prendere un'azione, ti vedo riflettere. Vediamo un po'. Energia positiva. 4 di bastoni, vedo un incontro qua. Allora, mi può parlare anche non solo d'amore, ripeto, mi può parlare di una persona, di un amico, di un'amica, di una persona a cui tu stai a cuore, che non sta bene senza di te, che cerca una riconnessione. Io qua vedo un incontro, a te questa cosa ti prende un po' alla sprovvista, va bene? Un po' alla sprovvista. Però positivo un incontro, vedo positivo un incontro. Vediamo un po' la carta negativa. Vedi il 10 di spade, per molti di voi si è chiusa la relazione con questa persona, è come se vi costasse aprire una nuova tappa con questa persona. Vedi paggio di spade, sì, io qua vedo un incontro, io qua vedo un incontro. Fammi mettere un'altra sul 5 di bastoni. Re di denari, sì. Vedo una persona che vuole un incontro con te e ti prende un po' alla sprovvista. Io qua vedo l'incontro però. Molti di voi non se l'aspettano questo incontro con questa persona. 5 di spade, vedi c'è tensione, ci può essere tensione. Questa è una delle cose che può accadere. Adesso su più ambiti, va bene? Non mi hanno specificato sull'amore, può essere anche una persona anche della vostra famiglia che vuole riconnettere con te, ti prende un po' la sprovvista, ti può costare avere questo incontro. Mi stanno dicendo di questa natura qui. Adesso andiamo a vedere sull'amore cosa capita. Vediamo. Vediamo un po' sull'amore qual è la tua energia, sulle sorprese di Pasqua. Oh, la tua energia, 9 di denari, stai bene così come stai? Vediamo. Vediamo un po' la tua energia sull'amore. Se le sorprese di Pasqua, la tua energia sull'amore. 3 di denari. Asso di spade. 6 di coppe di nuovo. Io qua vedo che c'è una chiamata da parte di una persona che vuole riconnettersi con te e darti un'energia preziosissima. A te da una parte fa molto piacere questa cosa. Ricevi una chiamata da una persona che vuole riconnettersi con te o una persona che ti dà una preziosa energia del 6 di coppe. E vedo qua che vuole un incontro con te, questa persona, intendersi con te. Io ti vedo comunque sia con il 6 di coppe che a te fa molto piacere questa cosa, eh? Sì. Può essere anche una persona nuova? Sì, può essere una persona nuova. La comunicazione è ben aspettata per dare questa bellissima energia. Ok, vediamo un po' qual è l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare. Perché io vedo che iniziano comunicazioni, l'asso tutti inizi, no? Con una persona anche nuova che ti riempie di questa bellissima energia del 6 di coppe, che è un'energia molto preziosa di riconnessione con le tue emozioni più profonde e belle. Vediamo l'energia della persona di interesse o della persona nuova che può arrivare. Il sole, 3 di spade e il cavaliere di coppe, sì. Allora, questa è una persona che si muoverà con movimenti d'amore, un invito, un corteggiamento nei tuoi confronti, o meglio, ha questa bellissima energia nei tuoi confronti. Allora, se è successo qualcosa tra di voi, questa persona vuole risolvere questa cosa. 3 di spade, anche questo è un 3 di picche, non 3 di spade. E c'è una persona che sta male senza di te. Il sole mi parla anche di energia che vuole stare bene con te, vuole godere di un momento importante.
e in mezzo a questo 3 di spade c'è un dolore in mezzo. Se una persona nuova è una persona che ultimamente non se l'è passata bene in amore a livello emozionale, però con te vuole aprirsi, sentirà di aprirsi. Va bene? Quindi se è una persona nuova, ti ribadisco, una persona che può essere separata o che non se l'è passata bene in amore, può avere dei figli o può avere dei problemi con dei figli, non se l'è passata bene a livello emozionale, però nei tuoi confronti un'energia del cavaliere di coppe, cioè aprirti il cuore, fare dei movimenti d'amore. Ok, qua abbiamo i segni del leone forti. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Il Papa, Re di bastoni. Wow! 10 di coppe. Guarda, qua c'è questa persona che vuole darti tutto, tutto. Il Papa mi parla di una persona che ha le idee molto chiare, sa che cosa vuole, una conversazione molto seria, sa cosa vuole e ha intenzione di prenderti molto seriamente. E in questo prenderti molto seriamente farà azioni inerenti al prenderti molto seriamente per darti tutto. Quindi le novità di Pasqua sono questa persona che vuole darti tutto con il 10 di coppe. Abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario e del Toro, forti, ma al di là del segno questa è l'energia, eh? Quindi la sorpresa di Pasqua è proprio a livello emozionale. Vediamo, energia positiva per te, il 5 di denari. Se abbiamo passato un momento di tristezza, di abbandono, di separazione, non ci sarà più. 5 denari mi parla di perdita, di sentirsi che non arriva mai quella cosa che vuoi, di stare, no, in una condizione di deficit emozionale, di una persona che non ti ha preso in considerazione come dovevi essere presa o preso. Ok, abbiamo il 5 di denari al positivo, quindi questa energia di tristezza e privazione non ce l'avrai più. Vediamo un po', vedi di blocchi mentali, 8 di spade, paggio di spade, ok. Mancanza di fiducia nell'amore, ok. Questa è una grande sorpresa per te. Vediamo un po' il lato negativo, carta negativa. Il paggio di coppe, probabilmente avevi avuto a che fare con una persona più immatura, vedi 9 di denario, che pensava molto a se stessa in qualità proprio di un po' più di egocentrismo, no? Molto concentrata sul suo denaro, sulle sue cose, che si dileguava, una persona più immatura. Qua la troviamo come persona più matura, molto molto matura, se è la stessa persona, altrimenti tu può essere che qui ci siano un po' di problematiche relative ai figli, come ti ho detto, figlio mi usciva anche qui, che però vengono risolte. Mm. Oppure qui tu ti metti alle spalle una persona immatura, perché qua entra una persona di tutt'altro spessore, ok? Vediamo un po', anche se io credo tu la conosca questa persona, però ovviamente siamo a migliaia, no? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei li metto sotto all'info box in descrizione, se lo desiderate. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sei la mia vita. Ragazze mie, in bocca al lupo a tutte perché sono carte splendide, magiche, veramente bellissime. Bellissima energia, quindi una sorpresa di non poco conto, direi, eh? Quindi, ragazze e ragazzi, io mi fermo qui, vi faccio in bocca al lupo a tutte e a tutti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto dorato, lo mettiamo qua. Andiamo a vedere qual è l'energia di questa rinascita, le sorprese di questa rinascita, di questa meravigliosa Pasqua. Allora, andiamo a vedere, vediamo un po', prima di tutto, le energie che gravitano intorno a questa rinascita per la variante del fiocco dorato. Vediamo che energie gravitano intorno a questa rinascita, quali sono le sorprese di Pasqua. Mettiamone una, poi mettiamo le fate. Ok, e poi mettiamo l'ultimo oracolo.
Ok, vediamo un po' l'energia che gravita intorno a questa rinascita per la terza variante. Vediamo. Non è per voi. Questa energia che mi parla di questo non è per me o è un'esclusione, come se abbiamo una scelta da fare o abbiamo fatto una scelta, una situazione, una tappa si chiude, un'altra tappa si apre. Comunque poi lo andiamo a vedere con i tarocchi. Vediamo. Pagamento dei debiti. Tu e la tua vita venite sollevati dal peso e dall'abitudine di contrarre debiti. Ragazzi, questa è una chiusura di karma. Mm. La nudità celata, mettere a nudo interiorità e introspezione personale. Ok, ho capito, adesso vi spiego. Allora, questa è una rinascita su più livelli per te, va bene? Mi parla di più cose, adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi. Mi parla di una situazione che ti sta facendo fare dei conti. Questo lo voglio, questo non lo voglio più. I debiti e il karma, va bene? È come se questa è una rinascita su più livelli a livello karmico. Che cos'è il karma? È l'integrazione delle armi spirituali. Significa che abbiamo sofferto molto, ok? Però dobbiamo vedere come abbiamo preso, stiamo prendendo questa sofferenza. Perché come vi sto dicendo nelle puntate l'amante risponde, no? Il senso del dolore ha a che fare con qualcosa che il tuo sé superiore ti mette davanti per vedere quanto sei in grado, quanta gioia sei in grado di sopportare. Più dolore riesci a sopportare, ma non nell'archetipo della vittima, dicendo sì a quel dolore perché è la sfida che ti porta a raggiungere le più alte vette di gioia, perché nella dualità tutto due facce della stessa medaglia sono, no? Ok, qual è il senso? Qua tu ti renderai conto che inizierai a fare una strada diversa dal passato, cioè a integrare con gioia le sfide che ti sono state messe davanti. E quindi dire sì alla vita significa dire sì alle esperienze anche difficili che il tuo sé superiore ti ha messo davanti affinché tu supportassi quanta più gioia possibile. E quindi qua abbiamo un momento tuo di introspezione in cui stai dicendo questo basta, non è più per me, non mi serve più ripetere questo ciclo, questo schema. Io inizio a consapevolizzare il fatto che tutte le esperienze che mi sono arrivate fino a questo momento sono servite a crescere la mia coscienza spirituale, a supportare quanta più gioia è possibile. Lo inizio a fare dalla posizione della consapevolezza, non più della vittima, mi spiego. Questa è mettere a nudo interiorità. E quindi vieni sollevata dal pagamento di debiti, cioè dall'essere vittima delle circostanze. Ti elevi in coscienza. Questa è la sorpresa di Pasqua principale che si applica a più livelli. Adesso andiamo a vedere nella 3D cosa può accadere rispetto a questa integrazione, a questo livello di consapevolezza a cui mi giungi. Ok. Allora, vediamo un po'. Iniziamo a metterci queste sulle sorprese di Pasqua relative a questa consapevolezza. Il consultante anziano, intraprendente ammogliato. Allora, qua parliamo di una persona. Questo non sei tu, cioè nel senso, allora ti spiego. Se sei uomo, questa carta sei tu. Nel senso, ti stai rendendo conto di tutto quello che ti ho detto adesso. Se sei donna o se sei uomo e ti interessa un altro uomo, o stiamo parlando comunque sia del fatto che se tu sei per esempio donna, in questo caso stiamo parlando di una persona o di una persona con cui c'è stato un brutto karma, una situazione difficile, dove tu stai facendo introspezione, va bene, rispetto a quello che secondo te è giusto in questa situazione.
Stiamo parlando di una persona. Allora, oppure se sei uomo, questa carta mi sta parlando del fatto che ti sei dato conto di tutto quello che ti ho detto adesso. Stai facendo la tua rinascita a che fare con un lavoro introspettivo che ti porta a dire sì alla vita e a non più andarci a scontro alla vita, integrando con gioia le sfide che sono relative a un potenziale molto più grande di quello che hai sperimentato fino a questo momento. Ok. Ah, qua abbiamo uscita da sola, crisi, tormento, gelosia. Allora, qua c'è un uomo tormentato di gelosia. Mi stanno parlando di un uomo tormentato di gelosia. Vediamo ancora. 2000 carte no, ne voglio prendere solo una per favore, Ok. Un uomo tormentato di gelosia. Bambino, ingenuità, eredità. Probabilmente qua c'è una persona che... Allora, mi sta arrivando subito una cosa. Mi stanno parlando per alcuni di voi di una persona che ha scelto un'altra strada con un'altra persona e ha avuto anche dei figli con questa persona, che si sta tormentando di gelosia per te. Tu hai detto no a questa situazione, basta a questa situazione, per alcune di voi, E stai iniziando una nuova fase della tua vita, bambino, ingenuità. Cioè nel senso proprio una rinascita rispetto a questo. Vediamo ancora un'altra. E qua abbiamo la dea fortuna. Allora, aspetta, mettiamo il segnetto. Mi stanno dicendo che da una situazione difficile no, qua devo metterla. Da una situazione molto difficile ne trarrai un vantaggio, mi stanno dicendo. Un inizio nuovo, una situazione difficile da cui tu che stai guardando il consultante ne trarrai vantaggio. Mi parlano a più livelli. Mi parlano a più livelli qua. Se per esempio hai sofferto di gelosia, se per delle questioni relative a un karma, la gelosia cos'è? La gelosia è quando tu non senti di essere una parte del tutto attraverso cui si narra la storia. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Quando noi sentiamo gelosia, quando pensiamo di non meritare abbastanza e quindi qualcun altro si è preso quello che vogliamo noi. No, l'abbondanza, la tua anima, il tuo sé superiore è Dio, ce n'è per tutti e di più. Quando siamo inconsapevoli di questo tipo, delle leggi spirituali, proviamo gelosia, attaccamenti, eccetera. E poi è la mente che ti fa avere l'attaccamento, proprio perché la mente non può contenere il fatto che tu sei Dio, che tu sei la mente divina, mi spiego, che crea tutto. Quindi diciamo che abbiamo una rinascita su più livelli in questa circostanza qui. Qua parliamo anche di una persona di tuo interesse, da cui ricevi notizia. Questa persona è tormentata di gelosia per te. Questa è è un altro aspetto. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, mettiamocele qua così. Mettiamo così. Ok, allora, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi. Le sorprese di Pasqua per te. Le sorprese di Pasqua per te. Vediamo, sorprese di Pasqua per te. 10 di denari. Cavaliere di spade. La forza. La giustizia. L'appeso. E il matto. Allora, sì. Allora, mi parlano di più cose. Mi stanno dicendo che in questi giorni di Pasqua riceverai delle comunicazioni improvvise che possono generare da parte di qualcuno che è un po' teso,
E la forza mi parla di una situazione di recupero che vuole questa persona. Mi può parlare di casa, famiglia, non stanno specificando se è amore o se... Allora, una persona che è molto tesa per questo argomento, qualsiasi argomento sia, o meglio, scusami, argomento relativo a una stabilità della casa, famiglia, una persona che è tesa nei tuoi confronti vuole recuperare qualcosa. Allora io qua vedo che tu, prima di prendere una decisione, ci pensi. Sì. Quindi comunicazioni improvvise, all'improvviso, boom, così arrivano. Chi vuole recuperare, sono volte a recuperare qualcosa. La comunicazione è tesa. Io vedo che per rimettere giustizia in qualche ambito o familiare, per fare equilibrio, per mettere giustizia in un ambito o familiare o di casa o di denaro, arrivano queste comunicazioni. L'appeso mi parla di una circostanza in cui ti vede protagonista di una decisione, ci pensi prima di prendere questa cosa, questa decisione. Vediamo un po' energia positiva per te. 3 di bastoni, energia positiva, mi dice che prima di prendere una decisione ci pensi, prima di parlare, asso di spade, ci pensi. Il 3 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino anche rispetto a una situazione che era bloccata, quindi ci pensi prima di prendere una decisione, prendi il tuo tempo. Fammi vedere l'energia negativa. 3 di coppe, il 3 di coppe mi parla di diversione, di divertimento, ma sta al blocco. E anche di riconciliazione. Qualcuno vuole riconciliarsi, ma tu ci pensi prima di parlare e di prendere la decisione. Infatti, dubbi. Allora, qua vi può parlare anche d'amore, però vedete dove vi risuona, siamo a migliaia, no? Allora qua c'è una situazione dove tu ci pensi prima di prendere una decisione. Il 3 di coppe al blocco mi parla di una sorta di diversione, di divertimento, che magari non è il momento, va bene? Oppure ci pensi prima di riconciliarti con qualcuno, prima di... vedo questa situazione qui. Può essere anche un membro della famiglia con cui ci può essere un po' di tensione, tu ci pensi prima di parlare, d'accordo? Ok, andiamo a vedere sull'amore invece cosa succede, questo proprio a livello generale. Quali sono le sorprese di Pasqua? Vediamo la tua energia in amore, poi vediamo l'energia della tua persona di interesse se c'è, oppure della persona che può arrivare nei tuoi confronti in questi giorni di Pasqua. La tua energia in amore. Quindi cosa succede in amore per te? Il matto, re di denari, il 7 di coppe. Ti vedo un po' indecisa rispetto alla proposta che qualcuno ti fa. Ti vedo un po' indecisa rispetto alla proposta che qualcuno ti fa. Vedi, noi 10 di denari abbiamo qui. Io credo che qua abbiamo qualcuno che ti propone qualcosa, qualcuno che ti vuole prendere seriamente, però a te genera un po' di dubbi questa cosa. Sì, c'è una persona che ti vuole prendere seriamente, però a te genera un po' di dubbi. Forse perché ha molte responsabilità lavorative o forse perché sei tu che hai queste responsabilità lavorative. Ti posso vedere anche a te molto concentrata sulle tue priorità lavorative, essere molto occupata su altri fronti e vedo che entra una persona che ti prende seriamente e tu sei un po', ti può generare un po' di dubbi questa persona, un po' di confusione per non saper bene che scelta fare, mi spiego? Qua abbiamo forti i segni del Capricorno, Toro, Vergine e Ariete. Vediamo un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Se sei single, io ti vedo molto concentrata sulle tue cose personali, casa, famiglia, responsabilità, lavoro e avere delle opzioni in amore. Vediamo un po' l'energia della tua persona di interesse, dell'energia della persona che può arrivare nei tuoi confronti. La papessa,
3 di denari, il paggio di spade. Questa è una persona che ti osserva molto alla distanza. E può esserci silenzio tra di voi, o può essere una persona che ha volcato o sta volcando tutte le proprie energie nel lavoro e ti osserva molto alla distanza. Una persona molto impegnata nelle questioni sue lavorative o studi personali e ti osserva molto alla distanza, proprio ti osserva, ti pensa, ti pensa, ti pensa, ti pensa. Ma è una persona, magari c'è silenzio tra di voi, o se la vedi più silenziosa, per esempio se è una persona nuova, una persona che ti osserva e ha la sua energia riversata molto nelle attività lavorative o sue personali, di studi, sue personali. Forte il segno del pesci. O può essere una persona che è impegnata. Il 4, quindi non si apre, tu hai dei dubbi, può essere anche una persona impegnata, perché ti osserva alla distanza. Dipende, guardate dove vi risuona, ragazze e ragazzi. Vediamo cosa succede alla fine in amore in questi giorni di Pasqua per te. 2 di denari, regina di spade e l'appeso. Qua vedo una persona molto impegnata, io qua vedo una persona molto impegnata, c'è una sorta di fermo per questioni riguardanti o una scelta tra due persone e quindi c'è una sorta di fermo prima di vedersi, di incontrarsi. Mm. Oppure a te arrivano delle opzioni e tu prima di dire sì, va bene, prima di dire sì, prima di aprirti a questa opzione, ci pensi, perché magari ti stai mettendo, perché magari hai tante cose da fare o hai altre tue cose responsabilità, arriva una persona e ci pensi prima di dire sì, perché magari sei molto più impegnata nelle tue responsabilità, nella tua famiglia, sì. O magari io qua vedo che ti arrivano delle opzioni, va bene? Ti arrivano delle opzioni, però è come se ti costasse un po' aprirti perché ti stai mettendo alle spalle una situazione con un'altra persona. O rispetto all'amore sei un po' sulla difensiva. Vediamo un po' eh, cosa viene dopo l'appeso. Il mondo mi parla di una nuova tappa, tu stai scegliendo che cosa fare, se aprirti alla nuova opzione e mettere da parte una vecchia opzione, oppure aprirti a questa persona che la puoi vedere un poco più sulle sue perché magari sta fuori e il lavoro può giocare perché l'appeso sono circostanze anche esterne, no? Che bloccano il vedersi e il mondo mi parla anche di lontananza, di distanza geografica e quindi tu hai un po' le tue remore rispetto a questa persona, tant'è che aspetti prima di prendere una decisione. Vediamo un po' cosa ci dicono, energia positiva per te. Cavaliere di denari, sì, è qualcosa che va lento, però è buono che vada lento. E il cavaliere di denari è un cavaliere, quindi è un'offerta concreta, ci va un po' più lenta la cosa perché è giusto così, secondo un disegno karmico. Vedi, anche un incontro, paggio di denari, può andare più lento. Io vedo che molti di voi si concentrano molto sul proprio lavoro personale in questi giorni che dà tanta soddisfazione. Oltre ad avere l'opzione o più opzioni verso cui rivolgersi, ma non non in questi giorni, io vedo, come se tu fossi molto centrata o centrato nell'avere le idee chiare su che cosa vuoi fare. Vediamo la carta negativa. L'imperatore, qua mi parla di una persona che sta molto concentrata sulle sue cose, può essere difficile intendersi a livello di carattere. Lontana per lavoro, 6 di spade, oppure io credo che a te entrano, che questa è la tua energia, delle opzioni rispetto a una persona di questo tipo che non ti dà più tanto. Io credo che tu alla fine di questi giorni di Pasqua, la tua rinascita qui non è per voi, ricordate che c'era questa carta, non è per voi cosa? Questa attesa rispetto a una persona che comunque sta avvolcata nelle sue cose, nel suo lavoro o ha altre sue responsabilità, non è per te questo.
Ecco cosa non è per te. E quindi di conseguenza io credo che passati questi giorni, la tua rinascita, dove sta questa fortuna? Sta nell'aprire una nuova tappa della tua vita con quest'altra opzione che ti arriva. Fammi vedere questo 7 di coppe per te. 9 di spade, sei preoccupata nel fare una scelta, nel prendere una decisione, perché qua non vuoi soffrire di nuovo. 3 di spade, c'è un'opportunità nuova qua per alcune di voi, però è come se sono preoccupate dal prendere questa opportunità. Vediamo un'altra carta sul Cavaliere di Denari al positivo per te, il giudizio. Qua c'è la rinascita per te nell'amore, Io credo che tu vada a prendere l'opzione che meriti, ok? In qualsiasi modo sia questa opzione, chiunque sia, c'è una rinascita per te. Guarda, la regina di coppe, te la prendi con calma perché non vuoi soffrire di nuovo, non vuoi ripetere vecchi cicli, non vuoi avere più a che fare con persone inflessibili. E io vedo che in questi giorni di Pasqua, come sorpresa, si apre l'opportunità a te. Si apre l'opportunità di una persona che ti vuole prendere seriamente. Io vedo che alcuni di voi si sono messi alle spalle una relazione di una persona molto più inflessibile, volcata nel suo lavoro, nelle sue cose, comunque inflessibile. Io credo che ci sarà proprio una rinascita in questi giorni di Pasqua nell'andare incontro a questa persona che ti prende proprio seriamente. È anche vero che te la prendi con calma, ma questa cosa è meglio, mi dice. È meglio. Diamo un'altra carta sul 2 di denari, energia del 2 di denari. Vedi il 2 di spade, 2-2, questa dualità mi parla per alcuni di voi che ci può essere un'altra persona rispetto alla tua persona di interesse, però tu sei stanca di queste situazioni e mi dicono che nonostante puoi avere dei dubbi con questa persona, se è una persona per esempio di cui a te non fa più gioco l'esperienza, insomma, io vedo che tu sceglierai una nuova tappa con una persona che entra o è già entrata in questi giorni di Pasqua, che ti dà più, ti prende seriamente. Ok, vediamo questo paggio di spade, l'energia del paggio di spade e il paggio di denari. Allora qua abbiamo, se non vi potete vedere con questa persona che è molto volcata nel suo lavoro, nelle sue responsabilità, per esempio se è una persona di tuo interesse, al di là, non sto parlando di quella che hanno due persone, no? Io vedo che passati questi giorni c'è una proposta concreta con il paggio di denari, la giustizia, per vedersi, magari ci sono situazioni lavorative o familiari che bloccano e questo può generare dei dubbi, delle ansietà, delle preoccupazioni perché magari è una persona molto responsabile nel suo lavoro e nelle sue cose. E io vedo che qua ci sarà la comunicazione, passati questi giorni qui, va bene? Mm. Fammi mettere un'altra sulla regina di spade così leggo ancora più altri aspetti. La regina di bastoni, qua ci sono due regine, 2, 2, 2, 2, 2, mi stanno parlando di coloro che stanno attendendo che una persona o si lasci o si separi, io vedo che, oppure comunque sia che si liberi da una condizione. Siccome questa è una stesa che mi sta marcando il fatto che molti di voi sono implicati in relazioni dove c'è un'altra persona, in triangolazioni, o il pensiero di questa situazione ti può generare delle ansie rispetto a una persona nuova, io ti dico che la rinascita di questi giorni di Pasqua ti porterà ad avere una nuova tappa della tua vita dove ti metti alle spalle delle situazioni di dolore, di triangolazioni o di situazioni che ti hanno ferito. Va bene? Ok. Sì. Ecco perché hai finito un debito karmico, non è per te, va bene. La situazione, qua arriva una persona, 100%, te la prendi con calma, però c'è una rinascita nell'amore, perché questa è una persona che ti prende seriamente. Va bene? Qua abbiamo forti segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Capricorno, Vergine e Toro. E pesci, sì. Pesci, sì. Ma al di là del segno è questa l'energia. Andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze e ragazzi che fossero interessati, i miei oracoli lui lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Quanto vorrei le tue gambe ora. Qua parliamo di una persona che è molto attratta o sarà attratta irrefrenabilmente da te.
Vediamo. Un'altra cosa volevo dire, per le ragazze single che incontrano questa persona nuova che, che le dà un po' di dubbi perché magari è molto concentrato sul suo lavoro in questi giorni, va bene? Se la prendono con calma, questa persona ci sono comunicazioni sopra internet, va bene? WhatsApp. Ok. Ancora, cosa ti dirà questa persona? E beh, ti sposerò perché? Questa è una persona che ti prende seriamente, te l'ho detto già qua. Va bene? Che sia una persona nuova, che tu rifletti sul fatto di accettare questa persona nuova che entra e di voltare le spalle a una persona che non ti dà questa sicurezza. Va bene? Vedi tu dove ti risuona? Fatto sta che qua c'è una persona che non ti dà sicurezza per alcune di voi e un'altra sì, che può entrare. Quindi a voi la scelta. Ok. Che ti prende seriamente, va bene? Ok. Vediamo di darci due informazioni in più con queste altre. Dolore emotivo, ferita da umiliazione. Vedi qua, voi non volete ripetere un dolore di questa natura qui. E realizzazione di progetti mi parla sia di progetti che tu stai realizzando personali tuoi, sia di un progetto che andrai a realizzare con questa persona qui di cui ti ho parlato, che sia una persona nuova con cui che scegli, o una persona la stessa, va bene? Realizzazione di progetti con questa persona. Andiamo a vedere ancora. Può essere un uomo biondo, una donna bionda, o puoi essere tu bionda, ma al di là queste mi danno un'accezione in più per comprendere e per darvi ulteriori informazioni. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per questi giorni di Pasqua. Io vi ringrazio, vi auguro una rinascita spettacolare. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!